Lezione 1. Natura e fauna selvatica. Guardate quel maestoso aurone azzurro. È magnifico. Davvero? Sono uccelli davvero graziosi, soprattutto quando pescano nelle pozze paludose. Trovo affascinante il modo in cui cacciano il cibo. Sì, sono cacciatori pazienti, in attesa del momento perfetto per colpire. Sapevi che questi uccelli svolgono un ruolo importante nell'ecosistema? Assolutamente sì, aiutano a controllare la popolazione ittica e a mantenere l'equilibrio. E ciò che mangiano viene digerito per nutrire le piante qui intorno. Esatto, in natura è tutto interconnesso. Mi piace il fatto che ogni creatura abbia il suo ruolo. Sì, anche gli insetti più piccoli contribuiscono alla salute dell'ambiente. A proposito di insetti, ho notato alcune farfalle che svolazzavano lì vicino. Sono bellissimi, aiutano anche a impollinare i fiori. La natura lavora davvero in armonia. Sì, è così. Ogni specie dipende dalle altre per sopravvivere. Oltre all'airone azzurro, hai un uccello preferito? Adoro i coloratissimi martin pescatori. I loro colori vivaci sono stupendi. I martin pescatori sono adorabili. Mi piace guardarli tuffarsi per pescare. Sì, sono incredibilmente abili nel catturare le loro prede. Chissà quante specie di uccelli vivono in questa riserva. Probabilmente ce ne sono decine. Ognuna contribuisce alla diversità della vita qui. Mi fa apprezzare ancora di più la natura. Esatto. Trascorrere del tempo all'aria aperta ci aiuta a entrare in contatto con l'ambiente. Dovremmo continuare a esplorare per vedere quali altri animali selvatici possiamo trovare. Assolutamente sì. Non vedo l'ora di scoprire altri tesori nascosti nella natura. Andiamo piano, non vogliamo spaventare gli uccelli. Ottima idea. La pazienza è fondamentale quando si osserva la fauna selvatica. Non vedo l'ora di scoprire cosa vedremo dopo. Lezione 2. Trovare sollievo dallo stress. Di sicuro potrei trarre beneficio da un po' di sollievo dallo stress nella mia vita. Capisco. Quali metodi hai preso in considerazione per rilassarti? Ho sentito dire che gli oli essenziali possono avere un effetto molto rilassante. Lo sono. L'aromaterapia è un modo fantastico per rilassarsi. Dove posso acquistarli? Gli oli essenziali si possono trovare nei negozi di prodotti naturali o online. Sembra facile. Hai qualche profumo preferito? Adoro la lavanda. Ha un effetto incredibilmente calmante. Ho sentito dire che anche la lavanda aiuta a dormire. Sì, crea un ambiente tranquillo e rilassante. Quali sono gli altri metodi per alleviare lo stress? Hai mai provato la meditazione? Può essere molto efficace. Ci ho pensato ma non mi sono mai impegnato veramente. Vale la pena provare. Anche pochi minuti al giorno possono aiutare. Cercherò delle app di meditazione. Potrebbero guidarmi. Ottima idea! Molte app offrono delle fantastiche sessioni guidate.
E l'attività fisica? La trovi utile? Assolutamente sì. L'esercizio fisico è un modo fantastico per ridurre lo stress. Cosa ti piace fare? Adoro lo yoga. Combina movimento e consapevolezza. Ho sempre voluto provare lo yoga. È difficile. Assolutamente no. Ci sono corsi per tutti i livelli. Potrei iscrivermi a un corso per principianti. Sarebbe un ottimo inizio. Puoi procedere al tuo ritmo. Apprezzo tutti questi suggerimenti. Prego, ricordati di dare priorità alla cura di te stesso. Sicuramente ritaglierò del tempo per rilassarmi. Questo è lo spirito giusto. Meriti di sentirti al meglio. Grazie per l'incoraggiamento. Non vedo l'ora di esplorare queste opzioni. Lezione 3. Comunicazione efficace sul posto di lavoro. Quando si comunica con i colleghi, la chiarezza è essenziale. Sono d'accordo. Dobbiamo adattare il nostro stile comunicativo al nostro pubblico. Esatto. Persone diverse rispondono meglio a diversi approcci. Sì, alcuni preferiscono informazioni dirette, mentre altri apprezzano una spiegazione più dettagliata. Di solito, come ti approcci? Cerco prima di valutare le loro preferenze. Mi aiuta a personalizzare il mio messaggio. Molto intelligente. Hai mai avuto difficoltà a comunicare? Certamente, i malintesi possono capitare, soprattutto nelle email. Capisco cosa intendi. Il tono può essere facilmente frainteso. Esatto. Spesso aggiungo un saluto amichevole per dare un tono positivo. Ottima strategia. E durante le riunioni? Incoraggio sempre le discussioni aperte. Promuove la collaborazione. Mi piace. Tutti dovrebbero sentirsi a proprio agio nel condividere i propri pensieri. Sì, può portare a idee e soluzioni innovative. Ti è mai capitato di dover affrontare una conversazione difficile? Sì, è importante mantenere la calma e ascoltare attivamente. Ascoltare è fondamentale. Dimostra rispetto e aiuta a risolvere i conflitti. Assolutamente sì. A volte le persone vogliono solo sentirsi ascoltate. Cosa fai se qualcuno si mette sulla difensiva? Rimango paziente e cerco di concentrarmi sulla ricerca di un terreno comune. È saggio. Concentrarsi sulle soluzioni può cambiare il corso della conversazione. Sì, reindirizza l'energia verso la collaborazione anziché verso il conflitto. Apprezzo i tuoi spunti su questo argomento. Grazie. Una comunicazione efficace è fondamentale in qualsiasi ambiente di lavoro. Teniamo a mente queste strategie durante il nostro incontro odierno. Lezione 4. Società e giustizia. Hai notato come ultimamente la moda paramilitare stia diventando popolare? Sì, è davvero sorprendente. Sembra riflettere una certa durezza nello stile.
Esatto. Tuttavia, solleva interrogativi sul messaggio che trasmette. Sì, è così. A volte la moda può riflettere problemi sociali, tra cui i conflitti. A proposito di conflitti, ho letto che la magistratura ha usato maggiore spietatezza contro qualsiasi commercio associato alla violenza. È un punto interessante. Dimostra come la legge si adatti alle sfide della società. Sì. Ma questo approccio risolve davvero i problemi in questione? Questo è discutibile. Alcuni sostengono che misure severe possano aumentare il risentimento. Capisco questa prospettiva. Le persone potrebbero sentirsi emarginate da un'applicazione severa delle leggi. Esatto. È essenziale bilanciare giustizia e compassione. Un approccio equo potrebbe portare a risultati sociali migliori. Sì, la riabilitazione, anziché la punizione, può favorire il cambiamento. Mi chiedo come queste tendenze influenzino la percezione pubblica dell'autorità. Possono creare fiducia o sfiducia, a seconda di come le persone si sentono trattate. La fiducia è fondamentale per un rapporto sano tra cittadini e magistratura. Assolutamente sì. Senza fiducia, la cooperazione diventa difficile. Come possiamo quindi incoraggiare un dialogo più positivo su questi temi? Il divario può essere colmato tramite discussioni aperte e il coinvolgimento della comunità. I programmi comunitari potrebbero aiutare ad affrontare i problemi di fondo. Sì, è fondamentale dare potere alle persone attraverso l'istruzione e le risorse. Sembra un problema complesso, senza soluzioni facili. Esatto, ma riconoscere la complessità è il primo passo verso il progresso. Apprezzo la nostra conversazione. Porta chiarezza su argomenti difficili. La penso allo stesso modo. Discussioni come questa possono ispirare azioni ponderate. Continuiamo ad approfondire insieme queste problematiche. Lezione 5. Scelte consapevoli. Trovo molto facile per me aprire senza pensarci le mie app dei social media. Capisco. Può diventare un'abitudine controllarli senza nemmeno pensarci. Esatto. Mi chiedo spesso se ci sia un modo migliore per usare il mio tempo. Hai mai pensato di impostare orari specifici per controllare le tue app? Ottima idea. Potrebbe aiutarmi a essere più intenzionale. Sì, pianificando, puoi goderti il tuo tempo online senza esagerare. Potrei anche provare a trovare attività alternative per riempire quel tempo. Assolutamente sì. Leggere un libro o fare una passeggiata può essere rigenerante. Un tempo mi piaceva leggere, ma ora ho perso l'abitudine. Non è mai troppo tardi per ricominciare. Potresti riscoprire la tua passione. Potrei iniziare con libri o articoli più brevi per riprendere con calma. Sembra un piano perfetto. Le letture brevi possono essere molto appaganti. E tu? Come gestisci il tempo che trascorri davanti allo schermo? Imposto dei limiti giornalieri alle mie app per aiutarmi a rimanere concentrato. È intelligente. Lo trovi efficace? Sì, mi incoraggia a dedicarmi ad altre attività.
Avrei bisogno di più equilibrio nella mia vita. Potremmo farlo tutti. Trovare questo equilibrio è la chiave del benessere. Mi piace l'idea di essere più consapevole delle mie scelte. La consapevolezza può portare a esperienze più appaganti. Forse potrei iniziare a tenere un diario per tenere traccia delle mie attività. È un'idea meravigliosa. Ti aiuterà a riflettere su come trascorri il tuo tempo. Ci proverò. Grazie per l'incoraggiamento. Di niente. Non vedo l'ora di sapere come procedi. Ecco a voi scelte consapevoli e giornate più appaganti. Lezione 6. Avventure culinarie. Ho provato i piatti tradizionali di molte culture. Sembra una grande avventura. Quale cucina ti è piaciuta di più? Direi che il cibo marocchino è stato indimenticabile. Ho sempre voluto provare il tagine marocchino. Com'era? Era ricco e saporito, con una perfetta miscela di spezie. Sembra delizioso. L'hai mangiato con il couscous? Sì. Il couscous era soffice e si sposava benissimo con lo stufato. Riesco quasi a sentirne il sapore. Quali altri piatti tradizionali hai provato? Ho anche gustato l'autentica pasta italiana in un piccolo villaggio. Non c'è niente di meglio della pasta fatta in casa. Era davvero buona come dicono? Era incredibile. La salsa era così fresca e vivace. Devo aggiungerlo alla mia lista dei desideri culinari. Dovresti. E tu? Hai provato qualche piatto tradizionale di recente? Di recente ho assaggiato del cibo di strada thailandese. È stata un'esplosione di sapori. Adoro il cibo thailandese. Hai mai provato qualche piatto piccante? Sì, ho mangiato un curry verde piccante che ha fatto ballare le mie papille gustative. Sembra fantastico. Adoro l'equilibrio tra piccantezza e dolcezza della cucina thailandese. Esatto, è un'esperienza culinaria senza eguali. Hai mai provato a preparare qualche piatto tradizionale a casa? Una volta ho provato a fare il sushi, ma è stata un'impresa ardua. Il sushi può essere complicato. Com'è venuto? Diciamo solo che sembrava più un rotolo scomposto. È davvero esilarante. Almeno ti sei divertito a realizzarlo. Certo, cucinare dovrebbe essere sempre un'avventura, anche se può diventare un disastro. Sono d'accordo. Il processo è importante tanto quanto il risultato. Inoltre, ci regala storie fantastiche da condividere. A proposito di storie, dovremmo provare a cucinare insieme un piatto tradizionale. Sembra un'idea fantastica. Quale cucina dovremmo scegliere? Che ne dici di quella greca? Ho sempre desiderato fare la moussaka. Scelta perfetta! Non vedo l'ora di tuffarmi in questa avventura culinaria. Organizziamolo presto. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire. Lezione 7. Apprezzare i momenti in famiglia. Cerco di trascorrere il più tempo possibile con mio nonno.
È meraviglioso! I nonni hanno spesso così tante storie da raccontare. Sì. A volte vado a fare una passeggiata con lui al parco. Sembra fantastico! Camminare insieme deve creare un bel legame. Sì. Lo aiuto a camminare quando ha difficoltà. È molto gentile da parte tua. Dimostra quanto tieni a me. Mi piace ascoltare le sue storie mentre camminiamo. I nonni hanno una prospettiva unica sulla vita, non è vero? Assolutamente sì. Le sue esperienze sono affascinanti e spesso divertenti. Immagino. L'umorismo è un ottimo modo per creare legami tra generazioni diverse. Ha sempre un aneddoto divertente da raccontare sulla sua giovinezza. Anche queste storie possono insegnarci lezioni preziose. Sì. Imparo tantissimo dalle sue esperienze. È importante apprezzare quei momenti insieme. Sono d'accordo. Vorrei poter passare ancora più tempo con lui. Forse potreste organizzare insieme delle gite speciali. Ottima idea. Magari un picnic o una visita al museo. Sì, le nuove esperienze possono creare ricordi duraturi. Glielo consiglierò sicuramente. Sono sicuro che apprezzerebbe la vostra premura. È bello sapere che posso stargli accanto. Assolutamente sì. Il sostegno della famiglia è prezioso a qualsiasi età. Spero di continuare a creare ricordi con lui negli anni a venire. Che bel traguardo! Apprezza ogni momento. Grazie. Ricorderò di dare priorità al tempo con la famiglia. Lezione 8. Gestione efficace dei progetti. L'utilizzo di questo strumento di gestione dei progetti è stato di grandissimo aiuto. Assolutamente sì. Ha reso più facile delegare compiti e monitorare i progressi. Apprezzo il modo in cui ora tutto sembra organizzato. Sì, permette a tutti di vedere chiaramente le proprie responsabilità. Hai notato quanto sono diventate più efficienti le nostre riunioni? Esatto. Passiamo meno tempo a discutere chi fa cosa. Ottimo punto. Potremmo concentrarci sulla risoluzione dei problemi. Esatto. Favorisce un'atmosfera più produttiva. Mi piace anche il modo in cui possiamo impostare scadenze e promemoria. Sì, mantiene tutti responsabili e sulla buona strada. Quali funzionalità ritieni più utili? Adoro gli strumenti di collaborazione. Semplificano la condivisione del feedback. La sezione commenti è una vera salvezza. Davvero, riduce la necessità di infinite conversazioni via email. Ricordo quando ci affidavamo esclusivamente alle email. Era caotico. Ora è tutto nello stesso posto. Mi sento meno stressato sapendo che posso controllare i progressi in qualsiasi momento. Questo è un vantaggio enorme. Offre una panoramica chiara del progetto. Pensi che il nostro team sia più motivato ora? Certamente, possono vedere che il loro contributo fa la differenza.
È gratificante assistere al nostro progresso collettivo. Sì, celebrare le piccole vittorie solleva il morale. Non vedo l'ora di scoprire come possiamo migliorare ancora. Anch'io. Il miglioramento continuo è la chiave del successo. Continuiamo a esplorare nuove funzionalità per migliorare il nostro flusso di lavoro. Assolutamente. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Apprezzo il modo in cui la tecnologia può semplificare il nostro lavoro. Lezione 9. Scegliere l'animale domestico giusto. Esistono molti animali diversi che puoi tenere come animali domestici. Sì, è affascinante. Quali pensi siano gli animali domestici più comuni? Direi che per molte persone cani e gatti sono in cima alla lista. Assolutamente sì. Sono compagni amati per un motivo. I cani sono noti per la loro lealtà e la loro energia. Sì, sono ottimi amici e possono essere molto giocosi. E i gatti sono spesso più indipendenti. È vero, possono richiedere meno attenzioni rispetto ai cani. Hai mai pensato di prendere un animale domestico? Ci ho pensato. Mi piacerebbe molto avere un cane, ma viaggio spesso. Può essere una sfida. I cani hanno bisogno di molte attenzioni. Sì, potrei prendere in considerazione un gatto. Sono più adattabili. I gatti sanno intrattenersi molto bene. Esatto. Inoltre, sanno essere molto affettuosi quando vogliono. E gli altri animali? Hai mai pensato di avere qualcosa di insolito? Ho pensato di prendere un coniglio. Sono adorabili e morbidi. I conigli possono essere degli ottimi animali domestici. Hanno personalità uniche. Sì, mi piace come saltano in giro. Ho sentito dire che anche le cavie sono molto popolari. Lo sono. Sono creature sociali e amano la compagnia. Cosa ne pensi dei rettili come animali domestici? Possono essere affascinanti, ma richiedono cure specifiche. È vero. Non tutti sono preparati ad avere un serpente o una lucertola come animale domestico. Esatto. Prima di prendere un animale domestico è fondamentale informarsi. Gli animali domestici possono portare tanta gioia, ma comportano anche delle responsabilità. Sì, è importante assicurarsi di poter fornire l'ambiente giusto. Ammiro le persone che adottano animali domestici dai rifugi. Anch'io. Dà agli animali una seconda possibilità di vita. Forse un giorno adotterò un cane da un canile. Sarebbe meraviglioso. Daresti una casa amorevole a un animale domestico bisognoso. Non vedo l'ora che arrivi quel giorno. Gli animali domestici arricchiscono davvero le nostre vite. Lezione 10. Inseguire i sogni. Hai sentito parlare della giovane donna che è partita per il grande mondo? Sì, se l'è cavata davvero bene. È davvero stimolante. Ammiro la sua determinazione. Ha sempre dato il massimo. Assolutamente. Ci vuole molto coraggio per inseguire i propri sogni.
Mi chiedo cosa l'abbia spinta ad andare avanti. Credo che la passione per il suo mestiere abbia alimentato il suo percorso. Ha senso. La passione può essere un potente motivatore. Sì, ci spinge a superare gli ostacoli e a rimanere concentrati. Hai letto di alcune delle sfide che ha dovuto affrontare? Sì, l'ho fatto. Ha incontrato delle battute d'arresto, ma non ha mai permesso che fossero loro a definirla. Questa è una lezione davvero preziosa. La resilienza è la chiave del successo. Esatto, ci ricorda che il fallimento è spesso un trampolino di lancio. Apprezzo il modo in cui ha colto ogni opportunità. Sì, era proattiva nel cercare esperienze per crescere. Mi piacerebbe molto sapere di più sulle sue performance. Ha ricevuto recensioni entusiastiche. La gente è rimasta affascinata dal suo talento. Che meraviglia! Un riconoscimento del genere deve essere gratificante. Certamente, è la conferma di tutto il duro lavoro che ha fatto. Vorrei avere la sua fiducia per coltivare le mie passioni. Puoi farcela. Ricorda, la sicurezza si costruisce con la pratica e l'esperienza. Hai ragione. Forse dovrei iniziare in piccolo e poi procedere gradualmente. Questa è un'ottima strategia. Ogni piccolo passo conta per raggiungere i tuoi obiettivi. Prenderò a cuore il tuo consiglio. Non vedo l'ora di vederti brillare nel tuo percorso. Ecco come seguire i nostri sogni, proprio come ha fatto lei. Lezione 11. Alla scoperta di nuovi sapori. Ho appena scoperto un nuovo agrume. Potrebbe diventare il mio nuovo preferito. Sembra interessante. Che tipo di agrume è? Si chiama arancia rossa. Il colore è sorprendente. Le ho viste. Che sapori hanno rispetto alle arance normali? Sono più dolci e hanno un leggero sapore di lampone. Sembra delizioso. Lo proverò sicuramente. Non ve ne pentirete. Sono perfetti per insalate o dessert. Immagino. Gli agrumi aggiungono un tocco di vivacità ai piatti. Oh, guarda questo. È un pomelo. Un pomelo? Non ne ho mai assaggiato uno. Com'è? È l'agrume più grande e ha un sapore delicato e dolce. Affascinante. Devo aggiungerlo alla mia lista della spesa. Dovresti farlo. È davvero rinfrescante, soprattutto d'estate. Adoro scoprire nuovi frutti. Rende i pasti più eccitanti. Esatto. Ogni frutto ha la sua storia e il suo sapore unici. E sperimentando con loro si possono creare creazioni deliziose. Hai mai preparato una macedonia di frutta con diverse varietà? Sì, certo. È un modo colorato e gustoso per gustare la frutta. Dovrei provarci. Sembra un'attività divertente. Sì, lo è. Inoltre, puoi dare libero sfogo alla tua creatività con condimenti e guarnizioni. Cosa aggiungi di solito alle tue macedonie di frutta?
Un filo di miele e una spruzzata di lime ne esaltano ulteriormente i sapori. Sembra delizioso. Mi ricorderò di provarlo. Lo adorerai. La frutta fresca merita un po' più di amore. Non vedo l'ora di sperimentare con tutti questi agrumi. Anch'io. Progettiamo insieme di preparare presto una macedonia. Sembra un'idea fantastica. Non vedo l'ora di assaggiare le nostre creazioni. Lezione 12. Avventure di viaggio. Il tuo viaggio sembra fantastico. Ho iniziato a Londra. È una città fantastica per iniziare il tuo viaggio. Cosa ti è piaciuto di più? Mi è piaciuto molto esplorare i siti storici, in particolare la Torre di Londra. La storia lì è affascinante. Hai visto i gioielli della corona? Sì. Erano mozzafiato. Dopo Londra, ho viaggiato per Parigi. Parigi è una città così romantica. Hai visitato la Torre Eiffel? L'ho fatto. Salire in cima è stata un'esperienza indimenticabile. La vista deve essere stata spettacolare. Lo era davvero. Poi ho continuato il mio viaggio verso Roma. Ah, Roma. Il cibo deve essere stato incredibile. Che delizia! Ho mangiato la pasta più buona della mia vita. Posso solo immaginarlo. Hai visitato il Colosseo? Assolutamente. Entrarci dentro è stato come fare un salto indietro nel tempo. Questo è uno dei miei sogni. Hai fatto qualche tour? Sì, ho partecipato a una visita guidata, che ha reso la storia ancora più viva. Questi tour spesso offrono spunti davvero interessanti. Dopo Roma, mi sono diretto a Barcellona. Barcellona è vibrante. Hai visto l'architettura di Gaudì? Sì. La Sagrada Famiglia era mozzafiato. È un capolavoro unico. Hai provato qualche piatto locale? Ogni sera ho gustato delle tapas. Erano deliziose. Le tapas sono il modo perfetto per provare sapori diversi. Ogni città offriva qualcosa di unico, rendendo il viaggio indimenticabile. Sembra un'avventura completa. Mi piacerebbe molto sapere di più sui tuoi viaggi. Ho un sacco di storie da raccontare. Magari potremmo organizzare una serie di viaggi insieme. Sembra un'idea meravigliosa. Condividere le nostre esperienze potrebbe ispirare altri. Lezione 13. Equilibrio tra natura e fitness. Mi piace trascorrere del tempo nella natura. È così rigenerante. Che bello! Mi piace andare in palestra e allenarmi. La palestra è fantastica, ma senti mai il bisogno di stare all'aria aperta? Assolutamente. Cerco di trovare un equilibrio tra le due cose. La natura è rigenerante. Ho scoperto che stare all'aria aperta migliora notevolmente il mio umore. Sono d'accordo. C'è qualcosa di rilassante nell'aria fresca e nel sole. Quali attività all'aperto ti piacciono? Adoro fare escursioni.
Unisce l'attività fisica a paesaggi meravigliosi. L'escursionismo è fantastico. Hai mai esplorato qualche sentiero locale? Sì, ho scoperto un sentiero fantastico lo scorso fine settimana. I panorami erano mozzafiato. Sembra fantastico. Mi piacerebbe molto unirmi a voi la prossima volta. Dovresti farlo. È un ottimo modo per entrare in contatto con la natura. Mi piace anche andare in bici al parco. È un allenamento divertente. Andare in bici è esaltante, e in più ti permette di percorrere più strada. Esatto. Spesso vado in bicicletta lungo il fiume. Sembra delizioso. Il fiume deve sicuramente arricchire il paesaggio. Certo. Mi piace tantissimo guardare le anatre che nuotano mentre vado a cavallo. Che bello! La natura ha il potere di rendere gli allenamenti piacevoli. Preferisci gli allenamenti indoor o quelli outdoor? Preferisco allenarmi all'aperto quando il tempo è bello. Anche io. C'è qualcosa di rigenerante nell'allenarsi all'aria aperta. Inoltre, può essere un ottimo modo per conoscere nuove persone. Sui sentieri ho incontrato molti altri appassionati di fitness. È meraviglioso. Crea un senso di comunità. Forse dovremmo organizzare presto un'escursione di gruppo. Ottima idea. Sarebbe bello condividere l'esperienza. Organizziamolo. Natura e fitness insieme formano un binomio perfetto.